Ciao a tutti amici di WeDrive e bentornati sul nostro canale. In questo nostro nuovo episodio di un vecchio format, quello ovvero delle chiacchierate qui con me, andremo oggi a vedere insieme un altro componente molto importante della vostra auto. Precedentemente avevamo parlato delle varie tipologie di cambi, quindi non solo trasmissioni manuali, ma soprattutto le trasmissioni automatiche differenti per funzionamento, produzione e soprattutto installazione. Non tutte di queste, se ricordate bene, nel caso in cui non li aveste visti, vi consiglio di andare qui sopra nel link a rivederveli, avevano produzioni non sempre interne alla stessa casa produttrice. Oggi invece andremo ad affrontare appunto un altro argomento, un altro componente fondamentale grazie al quale riusciamo appunto a rallentare e a fermare il nostro veicolo, ovvero tutto l'impianto frenante. È importante sottolineare come nel mondo degli impianti frenanti abbiamo differenti tipologie di freni. Abbiamo quindi principalmente due grandi gruppi, i freni meccanici e i freni non meccanici. Questi ultimi, quelli che non andremo a vedere poiché non ci interessano direttamente per l'argomento trattato oggi insieme in questo video, possono essere di differenti tipi e ve ne menziono solo uno, forse il più importante, presente nelle vetture, che è il freno motore. Grazie ad esso, infatti, quando voi sollevate il piede dal pedale dell'acceleratore lasciando una marcia inserita, i giri dell'auto permettono, scendendo, il rallentamento della stessa, in maniera tale quindi da non essere subito obbligati, in fase di decelerazione, ad utilizzare il freno meccanico. I primi, invece, i freni meccanici appunto, sono di diversa tipologia. Voi sicuramente ne avrete visti diversi all'interno di varie tipologie di auto, dalle meno alle più sportive. I più antichi e sicuramente i più diffusi fino a una ventina d'anni fa sono i cosiddetti freni a tamburo. Di questa tipologia è in primis importante dire che sono stati quelli più largamente adoperati ed utilizzati non solo su auto ma anche su motorini, scooter, motociclette e mezzi pesanti. Essi erano largamente impiegati in quanto avevano dei costi di produzione molto bassi, un'attività e una resa sulla frenata discretamente buona e soprattutto una facile manutenzione. A loro volta i freni a tamburo, composti principalmente, come dal nome stesso si può capire, da un tamburo che ne permette attraverso una leva e il suo sfregamento un rallentamento, abbiamo due principali tipologie. Essi possono distinguersi per la quantità di ceppi presenti sul tamburo, 1, 2 o in alcuni ma rari casi 3, e in alternativa il secondo gruppo laddove il ceppo era collocato ed è collocato all'esterno o all'interno del tamburo. Da questa spiegazione, da questa distinzione fatta, è possibile quindi trarre già una prima definizione e organizzazione del tamburo stesso. Abbiamo quindi una parte centrale, appunto lo stesso tamburo, che grazie allo sfregamento di questa leva, che viene azionata attraverso la pressione che esercitiamo dal nostro piede sul pedale del freno, uno sfregamento che per attrito riesce a rallentare appunto la nostra auto. In conclusione, su questa distinzione è possibile trarre quindi alcune osservazioni. La quantità di ceppi presenti sul tamburo rende ovviamente più efficace e maggiore la forza frenante dello stesso, di conseguenza un doppio ceppo sarà molto più efficace rispetto ad uno singolo, come il posizionamento del ceppo all'esterno sarà più facile da controllare, sostituire o banalmente osservare nel suo funzionamento rispetto a un ceppo interno. Un'altra tipologia di freno, anch'esso meccanico, utilizzato però solo in minima parte all'interno del mondo automobilistico, principalmente negli autobus, è il freno a nastro. La sua struttura è molto semplice, abbiamo un nastro metallico rivestito, il quale internamente foderato riesce quindi a sviluppare, nel momento in cui abbiamo il suo movimento circolare, una forza di attrito che appunto sviluppa poi il rallentamento dello stesso mezzo. Ed in ultimo abbiamo il freno a disco, freno appunto che è quello utilizzato nella stragrande maggioranza dei casi, ultimamente non solo sui mezzi più costosi, ma anche sui più economici e soprattutto anche i meno sportivi, ed è quello che riesce a trarre il maggior rapporto frenante
rispetto alla velocità del mezzo. Il suo funzionamento è un po' più articolato rispetto ai precedenti, quindi andremo a spiegarvelo un pochino più nel dettaglio. Il suo azionamento è molto semplice, ovvero è connesso e sviluppato attraverso l'utilizzo della leva più il pedale del freno stesso, e questo azionamento viene effettuato mediante un'azione meccanica, idraulica o pneumatica. Guardando un po' più da vicino tutto l'impianto frenante e ciò che esso ne sviluppa, possiamo vederne diverse componenti. I principali sono appunto un disco, il quale è vincolato al rotolamento stesso della ruota, e la sua struttura, la forma e le sue lavorazioni sono studiate ovviamente per resistenza e modulabilità. In questo caso ci teniamo a fare una precisazione, in quanto nei modelli più sportivi che conosciamo, basti pensare a Porsche, Ferrari, Lamborghini, nel tempo si è sviluppato una maggiore attenzione per questo reparto, sviluppando e producendo degli impianti non più classici, ma bensì autoventilanti, carboceramici, con più pompanti, questo altro componente che andremo a vedere in un secondo momento. Quindi tutto studiato e finalizzato ad avere una massima resa per poter consentire all'auto di poter rallentare fino a fermarsi in tempi d'arresto, quindi in metri, molto più ridotti rispetto ad un classico impianto frenante. Ritornando alla sua struttura, abbiamo poi una pinza freno, che è l'elemento che genera la pressione della pompa freno sulla pastiglia, le pastiglie o i pattini freno, che sono la parte destinata al consumo e quindi già di ingegnerizzazione hanno come finalità quella, attraverso il loro regolamento, di poter arrestare l'auto, una pompa freno, la quale riesce a trasferire il fluido dei freni dal serbatoio del liquido fino alla pinza. Questo attraverso l'azionamento di pistoncini, quelli menzionati prima, e alla pressione delle pastiglie sul disco, permettono appunto la frenata. E poi, in ultimo, il serbatoio liquido freno, ed è esso a contenere appunto il liquido frenante di tutto l'impianto. Ovviamente inutile dire anche che ogni tipologia di questi freni ha un costo differente, soprattutto nei modelli più sportivi o nei modelli che tendono ad avere un rapporto peso-potenza sempre più basso. È inutile dire appunto come accessori menzionati prima, un impianto frenante al carboceramico abbia un costo molto più elevato rispetto ad un classico impianto frenante, o in alternativa in auto molto compatte e del tutto non sportive sia ancora presente un impianto a due differenti sistemi, anteriormente doppio disco freno, posteriormente a tamburo. Bene, io spero con questo video di essere stato un po' più chiaro su tutto ciò che è il mondo dell'impianto frenante e ciò che grazie ad esso riusciamo ad ottenere sulle nostre auto. Un gesto molto semplice che ci permette allo stesso tempo di poter avere un risultato molto efficace, quello ovvero di andare a contrastare il moto generato in maniera termica o negli ultimi modelli ibrida o elettrica dalle nostre vetture. Io non posso far altro che consigliarvi di andare sul nostro canale, sui nostri portali social Facebook, Instagram, YouTube, ma soprattutto visitare anche il nostro sito www.widrive.tv per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime uscite. Io vi saluto e vi aspetto a un prossimo appuntamento di queste chiacchierate. Ciao!